Salute a tutti! Abbiamo visto che il 21 luglio 1994 era stato interrogato dalla SAM Giancarlo Lotti alla ricerca della macchina eventualmente prestata a Pacciani, quella macchina che aveva visto Ivo Longo e che non era la sua. Lotti, abbiamo visto che disse che non aveva prestato questa macchina. La segnalazione di Lotti era stata fatta da Lorenzo Nesi come possibile persona che aveva prestato questa macchina e assieme a Giancarlo Lotti Nesi aveva segnalato una sua amica, Filippa Nicoletti, che venne interrogata anche lei. Non abbiamo il verbale di quell'interrogatorio, probabilmente fu un interrogatorio informale al pari di quello di Lotti. Un cenno a lei c'è nella nota successiva della SAM. Leggiamo. Nicoletti Filippa, nata a Marianopoli, Caltanissetta, il 2/7/52, già residente in via di Faltignano numero 7, Spedaletto, fino al 25/8/1984. Si fa presente che questo numero civico si trova accanto all'abitazione dove fino a luglio 83 viveva sperduto Antonietta, vedova Malatesta. Poi la Filippa si era trasferita nella provincia di Arezzo, ma il Vanni e Lotti avevano continuato a frequentarla anche lì. Teniamo presente che la donna era la convivente di Salvatore Indovino, che era insomma il suo protettore. Ecco, la Nicoletti venne riascoltata quando si arrivò a quelle indagini sulla macchina rossa, quelle che sappiamo, nell'autunno 95. La SAM andò ad Arezzo a sentirla e successivamente venne convocata in procura e dove venne sentita dal PM Canessa. Qui abbiamo il verbale, leggiamone qualche passo. Allora, 27 novembre 95, c'era anche Vigna e Canessa. Ho conosciuto Lotti Giancarlo nel mese di agosto del 1981, mentre il mio convivente era in carcere. L'ho conosciuto in piazza a San Casciano, dove fanno il mercato. Ecco, stiamo leggendo le parti che riguardano Lotti, perché nel verbale ci sono altre cose, c'è riguardo Vanni, riguardo Pacciani. Io vivevo da sola e da quel giorno il Lotti ha cominciato a frequentare casa mia e abbiamo avuto rapporti uomo-donna. Anche dopo il trasferimento a Castiglion Fiorentino, il Lotti ha continuato a venirmi a trovare. L'ultima volta è venuto 15 giorni fa. Non è che a Castiglion Fiorentino il Lotti venga spesso, viene quando ha soldi, non tutte le settimane, ma 3-4 volte l'anno. Prima di 15 giorni fa io lo avevo visto nel mese di giugno, prima che partissi per la Sicilia. Per quel che mi ha raccontato, fa il bracciante agricolo. Una piccola parentesi, si dice che il Lotti in quel periodo fosse totalmente indigente e insomma sappiamo che per quanto riguardava le prostitute andava con la Gabriella Ghiribelli, ma ogni tanto andava ad Arezzo, in provincia d'Arezzo, Castiglion Fiorentino, per la sua vecchia amica Filippa Nicoletti. San Casciano, Castiglion Fiorentino sono 100 km, insomma una trasferta di quel tipo a Giancarlo Lotti tra macchina, il mangiare e i soldi che doveva dare a Nicoletti, insomma, qualche soldino gli veniva a costare, per cui proprio senza soldi non era. Comunque continua il verbale dell'interrogatorio della Nicoletti. Quando nel luglio dell'anno scorso, e qui si riferisce a quel 21 luglio, a quel luglio 94 che dicevamo prima, fui sentita dalla SAM, telefonai a uno dei bar di San Casciano, dove so che va sempre il Lotti. Gli parlai e gli dissi che ero stata sentita dalla polizia. Lui volle sapere cosa gli avevo detto e quali domande mi erano state fatte. Anche ieri e ieri l'altro ho informato il Lotti che ero stata convocata oggi e lui mi ha pregato di telefonargli l'esito dell'interrogatorio. E qui c'è questa curiosità, questo interesse di Giancarlo Lotti per le domande che vennero fatte alla sua amica Filippa Nicoletti. Era pura curiosità, ma chi lo sa. E qui si parla della macchina, perché evidentemente chiedono alla Nicoletti se sapeva qualcosa delle macchine di Lotti. Il 128 Coupé di cui parlo, che aveva il Lotti, è proprio la macchina che mi viene mostrata in fotocopia. Le fanno vedere sta 128. Effettivamente, come lei mi fa presente, io con il Lotti ho spesso colloqui telefonici, a volte mi telefona lui, a volte lo chiamo io.
È per questo che ricordo i numeri telefonici del bar dove posso trovare il Lotti, perché Lotti non aveva telefono, il suo recapito era il bar. Per quel che mi ha riferito il Lotti, la sua conoscenza con Pacciani si limitava a qualche bevuta che facevano insieme nei bar. E questo era il 27 novembre. Siamo proprio alle soglie dell'ascesa in campo di Michele Giuttari. Ricordo che Michele Giuttari era stato chiamato da Vigna a capo della squadra mobile, non è che l'aveva nominato Vigna, perché i poliziotti sono dipendenti del Ministero dell'Interno, però evidentemente Vigna l'aveva richiesto e era stato esaudito. Era subentrato come capo della squadra mobile il 15 di ottobre, con, abbiamo visto, il compito di indagare sui complici di Pacciani, e lui si era messo, siccome non conosceva assolutamente la vicenda del Mostro di Firenze, si era messo a studiare gli atti, quelli presentati al processo, Pacciani, e quelli fuori dal processo, un lavoro titanico. A primi di dicembre fu il momento che Giuttari finì di fare questo studio e scese in campo. Vediamo questo evento leggendolo sul suo libro, Il Mostro. Signor Procuratore, penso che Pacciani sia effettivamente responsabile, ma che oltre a lui ci siano altri. Rispondo alla prima domanda che mi fa Piero Luigi Vigna quando, la mattina del 4 dicembre 1995, gli consegno il mio rapporto. Cioè, diciamo che Giuttari, in tutto questo studio, era giunta a delle conclusioni che avevano generato questo rapporto che presentò a Vigna. Sono ben consapevole della responsabilità che mi assumo con quella dichiarazione. Sto impegnando me e i miei uomini a una lotta forsennata contro il tempo, perché l'appello è ormai molto prossimo e dovrei, in meno di 2 mesi, riuscire a dimostrare ciò che in anni di indagini non è mai emerso, almeno non con la sufficiente evidenza. Un impegno che, da tutore dell'ordine, diventa quasi imperativo, perché l'eventuale scarcerazione di Pacciani, della cui colpevolezza mi sono appena detto convinto, significherebbe la liberazione di un feroce assassino, capace forse di tornare a colpire. E qui insomma siamo un pochino esagerati, perché era 10 anni che il mostro non colpiva, Pacciani era anziano, era del 25, siamo nel 95, aveva 70 anni, per cui... Non so neppure se la mia posizione sia gradita o meno alla procura. Credo di capire che Vigna, che mi ha accolto con il sorriso e la cordialità diventati ormai consueti tra noi, segno di una stima totalmente ricambiata, se l'aspettasse. Ma non sono altrettanto sicuro del titolare delle indagini, Paolo Canessa, che dopo tutto nel processo di primo grado aveva abbracciato totalmente la tesi del serial killer solitario. Qui teniamo presente che Giuttari per ragioni letterarie la mette giù un pochino condita, perché effettivamente Canessa era stato lui che alla fine del processo di primo grado aveva parlato degli amichetti e compagnia bella, no? E Vigna lo stesso. Cioè insomma questa storia dei complici era già stata metabolizzata dalla procura, non c'era bisogno che lo dicesse lui. Quella mattina è presente anche lui ed è la prima volta che lo incontro. Non mi sembra ostile o pregiudizialmente contrario alla linea che ho maturato nel lungo e ponderato esame degli atti. Uno studio approfondito che ora sconto con il poco tempo che mi resta, ma che non avrei potuto svolgere in modo approssimativo e sommario. E allora abbiamo, da non tantissimo tempo, la disponibilità di quel documento datato 4 dicembre 1995, nel quale Giuttari presentava a Vigna il risultato dei suoi studi e gli dava una linea per le investigazioni future. E allora, riguardo Lotti, Giuttari fece un cenno molto labile, è questo. Il test Nicoletti Filippa ha riferito che Lotti Giancarlo era persona molto vicina sia al Pacciani che al Vanni Mario, che tuttora frequenta. La donna ha altresì soggiunto che il Lotti, appreso che ella avrebbe dovuto essere sentita dai magistrati, le aveva detto che intendeva conoscere ciò che l'autorità giudiziaria le avrebbe chiesto, palesando in tal modo un interesse alle indagini difficilmente giustificabile, in un atteggiamento di normale curiosità. Ecco, diciamo che Giuttari, riguardo il personaggio Lotti, ebbe soltanto questo piccolo sospetto, nient'altro. In questo documento non si parlò della sua macchina rossa, nonostante che ci fossero le testimonianze dei coniugi, insomma,
questa macchina rossa era ben presente, ma Giuttari in questo documento la ignorò. Lui parlò molto dell'avvistamento della coppia Martelli-Caini di due macchine in coda l'una all'altra nelle sterrate attorno alla piazzola di Vicchio, la sera del delitto. Avevamo detto i coniugi Martelli-Caini che c'erano due macchine, di cui una davanti bianca, una dietro forse rossa. Poi lui dette ancora più importanza alla testimonianza, in questo documento, ma anche poi successivamente, alla testimonianza di Maria Grazia Frigo, che aveva visto anche lei, prima disse una macchina, poi disse due macchine. Insomma, sembrava che ci fosse questa carovana di macchine che indicava chiaramente che c'era di mezzo qualche complice. I coniugi Martelli-Caini avevano detto che ambedue i conducenti avevano una sagoma robusta e non erano giovani. Ma allora a chi pensò Giuttari di questo secondo personaggio che aveva una sagoma robusta e non era giovane? Si legge in questa nota. In relazione alla segnalata presenza di un secondo individuo, sempre di mezza età e di corporatura robusta, Lotti Giancarlo e Musso Salvatore hanno anch'essi riferito importanti elementi. Infatti, Lotti Giancarlo nel verbale di dichiarazioni rese in data 19 luglio 90 ha riferito, si tratta di quell'antico verbale di cui abbiamo già parlato. Conosco di vista una persona che frequentava il Pacciani. Questa persona era un uomo alto, 1,80 circa, grosso di corporatura. Vestiva in modo elegante, veniva a San Casciano con un Volkswagen maggiolino di colore rosso. Questa persona si appartava a parlare con il Pacciani. Certe volte andavano via in macchina. Vanni Mario conosceva questa persona. Prosegue il documento. Musso Salvatore, in data 1/8/1990, ha riferito che alla cantinetta andavano a trovare il Pacciani anche altre due persone, di cui una alta e ben vestita, con capelli biondi brizzolati, all'epoca di mezza età, e l'altra più bassa che fumava il sigaro. Queste due persone dovevano essere parenti e forse provenivano da Firenze, ma comunque non erano di San Casciano. E questa pista del maggiolino rosso è una pista che in quel momento era la preferita per questa macchina rossa che avevano visto i coniugi Martelli-Caini seguire la macchina bianca che si riteneva fosse quella di Pacciani. Stranamente, no? Perché una macchina rossa era lì nell'aria, ma era quel 128 coupé che era stato visto da coniugi sotto la piazzola. E invece no, ci si focalizzò su questo maggiolino. Tra l'altro non era soltanto Giuttari che si era così focalizzato su questo maggiolino Volkswagen, ma anche la procura. Infatti nel verbale che abbiamo già visto, dove si parlava del dottor Cecere, di Marcella De Faveri, si parla di questo maggiolino e infatti le fanno questa domanda. E lì c'era, adesso non mi ricordo se c'era anche Vigna, c'era sicuramente Canessa, ma comunque era in procura. La vettura della quale ho parlato non era sicuramente un maggiolino Volkswagen, tipo di auto che è uno dei pochi che conosco bene. Vuol dire che in procura le era stato chiesto se quella macchina che lei aveva visto poteva essere un maggiolino Volkswagen, perché si sospettava di un maggiolino Volkswagen. Tra l'altro io ho avuto anche delle indicazioni da parte dell'ispettore Lamperi che all'epoca indagò, giungendo anche a risultati molto molto interessanti, questo l'ho già detto. Purtroppo all'epoca si era già diciamo fuori strada. Disse appunto che in procura si pensava a questo maggiolino, ma era una falsa pista, perché il proprietario di questo maggiolino era Walter Ricci. Walter Ricci, che abbiamo già visto diverse volte, che era il marito di Laura Mazzei, cugina della madre di Mario Vanni. E questo Walter Ricci non c'entrava niente con i complici, insomma, no? Poi aveva anche testimoniato al processo, insomma era una persona, al processo Pacciani, una persona che non c'entrava nulla, però ci si era focalizzati su questa pista sbagliata. Lo stesso errore relativo a quella macchina, un errore un po' diverso, ma insomma sempre di errore si tratta, Giuttari lo fece anche quando interrogò, insieme a molti altri, Sabrina Carmignani il 6 dicembre, 2 giorni dopo questo documento. E lì abbiamo, su questo interrogatorio, abbiamo degli elementi che ci fanno capire che questo interrogatorio fu una cosa, insomma, poco limpida, ecco, diciamo poco limpida. Io vi voglio leggere delle dichiarazioni che Sabrina Carmignani fece all'investigatore Davide Cannella. Io vi ho già parlato nel video scorso
di un documento in cui Cannella, incaricato dall'avvocato Filastò, fece un resoconto di questo colloquio, un documento che non è pubblico, per cui non è bene leggerlo. Però nel suo libro Winchester, calibro 22, serie H, analisi spietata del mostro di Firenze, è lo stesso Cannella che mette degli stralci di questo colloquio e questi li possiamo leggere. Sentiamo cosa dice. Le dichiarazioni che gli fece Sabrina Carmignani. Quando raccontai la cosa alla polizia, cioè di questo avvistamento di questa macchina, ricordo che si abboccò alla piazzola mentre lei stava andando via, questi, la polizia, invece di ringraziarmi, mi misero subito sotto torchio. Volevano che dicessi in tutti i modi di avere visto alla guida della macchina scolorita Mario Vanni. Io ho detto loro che non potevo dire quello che non avevo visto, ma loro hanno insistito pesantemente dicendomi: dillo che era lui alla guida dell'auto scolorita. Lei lo sa cosa ha fatto il Vanni? Via, lo dica. Lei non parla perché ha paura. Io risposi: paura di cosa? Se avessi visto il Vanni Mario in quella macchina o qualcuno che conoscevo ve lo direi, ma non posso dire quello che non ho visto. Pensi che roba? Questo anche per dire che la teste Sabrina Carmignani nelle sue dichiarazioni non fu mai accomodante nei confronti dell'autorità giudiziaria, per cui anche quando parla di macchina rossa uno non è che deve dire disse macchina rossa perché gli avevano detto di dirlo, non è assolutamente vero. Ma a questo punto Giuttari, dopo quell'interrogatorio di Sabrina Carmignani, ne fece uno molto più importante, il 15 di quel mese, interrogò Giancarlo Lotti. Ora, qui abbiamo il verbale di quell'interrogatorio, possiamo dire che a Giancarlo Lotti non chiese assolutamente nulla della sua macchina rossa. Vediamo alcune cose che chiese. Vediamo i rapporti con Pacciani. Fu il Vanni a presentarmi il Pacciani a San Casciano verso la fine degli anni 70, quando il Pacciani abitava a Monte Firidolfi. Con il Pacciani, quando lo vedevo a San Casciano insieme al Vanni o da solo, discutevo di lavoro, di casa e di donne. E con lo stesso talvolta sono anche andato a fare merenda verso Mercatale o a Ponte Rotto, in negozi di alimentari con mescita o trattorie. Talvolta mi sono recato da solo a casa del Pacciani quando abitava a Mercatale e con lo stesso mi intrattenevo a discutere per un po' di tempo. Una volta mi offrì da bere il suo vino e in un'altra occasione insistette molto perché cenassi insieme a lui e accettai l'invito. In questa occasione vi era anche Mario Vanni. Più volte il Pacciani cercò di convincermi ad andare con lui a prostitute a Firenze, ma rifiutai sempre l'invito. E qui è molto importante l'introduzione di un nuovo personaggio. Leggiamo. Circa 10 o 20 giorni fa la Filippa mi telefonò presso il bar centrale di San Casciano, Filippa Nicoletti, e mi chiese se fossi stato disponibile ad accompagnarla in questura, in quanto aveva ricevuto una convocazione per essere interrogata sul Pacciani, e questo lo aveva detto anche la Nicoletti. Io risposi che non potevo accompagnarla, in quanto ero impegnato sul lavoro e non avrei potuto perdere 4 ore. Fornii comunque le indicazioni per raggiungere la questura. Dopo qualche giorno venni a Firenze da una mia conoscente, ed eccolo qua il personaggio nuovo, che esercita la prostituzione, tale Gabriella, che abita in via Tripoli nella zona di Santa Croce, e le dissi, sapendo che era in rapporti di amicizia con la Filippa, che questa doveva venire a Firenze per recarsi in questura ed essere interrogata. La Gabriella così telefonò a Filippa senza dire nulla della mia presenza e si dichiarò disponibile ad accompagnarla in questura. Non so dirvi però se poi effettivamente lo abbia fatto. E tirare in ballo questo personaggio, che magari naturalmente penso che poi sarebbe emerso da solo, ma insomma non fu una buona idea di Giancarlo Lotti, no, perché poi questo personaggio si sarebbe rivelato molto insidioso per lui. Anche grazie alle sue notizie, quelli della SAM identificarono Gabriella, Gabriella, che era Gabriella Ghiribelli, e la andarono a sentire. Prima di andare a vedere di questo colloquio, parliamo della telefonata che ci fu tra Lotti e la Nicoletti, perché Lotti, dopo il suo interrogatorio allarmatissimo, telefonò alla Nicoletti. Ecco, ricordo che lui aveva chiesto alla Nicoletti, che venne interrogata una ventina di giorni prima, di chiamarlo per dirgli che cosa le avevano chiesto, ma lei non lo aveva fatto.
Quella telefonata venne registrata perché il telefono della Nicoletti era sotto controllo e abbiamo questa registrazione, questa trascrizione. Leggiamone qualche passo. Nicoletti, pronto? Lotti, sono io. Lo sai che è successo? Hanno chiamato anche me. Lo sai quanto ci sono stato io? Prova a dire. Non lo so, dice lei. 4 ore e 30. Io non ce la facevo più ieri. Ma se noi non sappiamo niente, dice la Nicoletti. Ma scusa, lo sai che mi hanno fatto una testa di te? Io non capisco, gli ho detto, io la conosco, ci sono stato insieme. Ma che vuol dire questo discorso? L'ho detto anch'io che ti conosco, dice lei. Poi parlarono di Pacciani. A me mi hanno chiesto anche se tu prestavi la macchina al Pacciani. Io non lo so. No, mai prestato a nessuno, dice lui. Allora? Ti hanno visto col 124 Celeste a Calenzano a trovare le donne. Io gli dissi che non ci sono stato a trovare una persona, un certo dottore veterinario, ma mica sono stato là. Che ci vado a fare io là? Ma dove? Dice lei. A Calenzano, e c'è la targa mia. Ah, quella macchina che avevi, sportiva? Chiede la Nicoletti. Quale? Dice lui. Quella macchina che avevi, sportiva, quale macchina era? No, lui, segnalato quella macchina a Calenzano, l'hanno vista, ma se io non ci sono stato a Calenzano, allora l'hai prestata a qualcuno la macchina, io ho prestato la macchina, ma è prestata in vita mia da quando ho la patente, sicché io non presto la macchina a nessuno, nemmeno se fosse un amico intimo. Ti ho telefonato per dirti queste cose, però che rimangano tra noi. E lei dice, il fatto, già noi siamo stati sentiti, perché il telefono mio me l'hanno messo sotto controllo, cioè lei si era accorta che il suo telefono era sotto controllo e in quel momento, cioè, come faceva a dirglielo a Lotti senza far capire a chi la stava ascoltando che lei aveva capito? Non poteva e lei preferì scoprirsi dicendo che si era accorta di questo piuttosto che lasciare che Lotti continuasse a parlare, a dire cose che magari non avrebbe dovuto dire e gli disse che il telefono era sotto controllo. Questo dovrebbe far pensare che Filippa Nicoletti, poi anche il suo comportamento successivo lo avrebbe fatto sospettare, che di questo ruolo di Lotti non proprio limpido, che a mio giudizio non era affatto quello di un compagno di merende, ma era quello di mostro, lei non era del tutto all'oscuro, perlomeno diciamo che, come poi avrebbe detto Pucci, qualche confidenza l'aveva ricevuta. Infatti stoppò subito i discorsi di Lotti dicendogli il telefono è sotto controllo, cosa che come vedremo non fece con la Ghiribelli, quando telefonò la Ghiribelli, lo fece con il Lotti. Sentiamo come reagisce Lotti. E allora tu non potevi telefonare, dice lui, cioè è per questo motivo che ti avevo chiesto di telefonare e tu non l'hai fatto? Io per quello non ho telefonato più. Ah, dice lui. Poi parlano dell'interrogatorio di lei. Lotti, che ti hanno detto più o meno? Quando ti ho conosciuto, come ho fatto a conoscerti? Ma te l'hanno detto subito di me? No, se io conoscevo a quelli della fotografia, se io non li conoscevo, se ti conoscevo. La macchina era la tua. Come la mia? Dice lui. La macchina che hanno loro. Hanno una foto della macchina. Ma che macchina è? Chiede Lotti. A lui era stato rimproverato questa 124, no? Che poteva averla prestata a Pacciani, e qui esce fuori una macchina che lui non sa qual è. E lei risponde, è la macchina rossa, quella sportiva che avevi. E qui siamo nel primo momento, secondo me, lo dimostra il tono, in cui Lotti viene a sapere che erano sulle tracce della sua 128 Coupé rossa. Lo viene a sapere in questo momento. Siamo al 16, il giorno dopo, il 16 dicembre 1995. Quel giorno Lotti viene a sapere che sono sulle tracce della sua macchina, sono interessati alla sua macchina rossa. Giuttari non gliel'aveva detto, attenzione, il giorno prima Giuttari non gliel'aveva detto. La macchina rossa? Ah, sì, dice la Filippa. Sì, io le ho avute, quel coupé 128, ti hanno fatto vedere quello? Ma quello è da 15 anni e più. Ma adesso andiamo al personaggio che Lotti aveva nominato di fronte a Giuttari, Gabriella Ghiribelli. Gabriella Ghiribelli era stata rintracciata e la SAM era andata a sentirla, era andata lì, poi vedremo, lo racconta anche lei, era andata lì, l'aveva convocata per il giorno dopo, ma lei aveva preferito
essere interrogata subito quel giorno, il 21 dicembre, e loro la portarono in questura. La donna parlò di Vanni, di Pacciani e Lotti, negando di aver avuto rapporti con i primi due, con Pacciani e Vanni, però ammettendoli con Lotti. E leggiamo le parti del verbale, che non è un verbale molto lungo, che riguardavano Giancarlo Lotti. Posso dire invece che ho avuto e ho tuttora rapporti intimi con Lotti Giancarlo, l'ultimo dei quali si è verificato una settimana fa. Aggiungo che ultimamente egli non si è fatto più vedere, ma mi ha telefonato dicendo che era stato interrogato per 6 ore dalla polizia e che per questo temeva di essere seguito. Sempre Lotti per telefono mi ha raccontato che in questura gli avevano chiesto notizie della Filippa, che è un'altra prostituta che lui frequenta saltuariamente e che ora abita in provincia di Arezzo. Questa Filippa, fino al 1987 circa, conviveva con Indovino Salvatore in una casa nella zona degli Scopeti. E qui la Ghiribelli si sbaglia perché questa convivenza era cessata nell'84. La Ghiribelli parlò anche di Indovino. Ora, di Indovino, quello che sto per leggere non c'entra con la questione di Lotti, no? Però è significativo perché poi su queste parole della Ghiribelli venne montata, cioè servirono, diciamo così, a montare la pista esoterica, no? Queste parole che disse qui, giudicate voi se ne valeva la pena. A proposito di Indovino Salvatore, che è morto di tumore, io andavo anche a fargli le iniezioni in via di Faltignano, devo dire che a casa sua egli era solito riunirsi con persone per delle sedute spiritiche. Ritornando al discorso delle sedute spiritiche, aggiungo di aver constatato io stessa le tracce e i resti di attività connesse a riti satanici, perché talvolta quando di pomeriggio, andando a Firenze per prostituirmi, mi fermavo a casa di Salvatore per praticare la consueta iniezione. Notavo residui di candele bruciate e stelle a 5 punte, disegnate per terra, nonché preservativi usati e tutte cose che dimostravano attività orgiastiche. Beh, allora, preservativi usati, visto che lui era un pappone, lì c'era la Nicoletti, che era la sua protetta, e questi non c'è da meravigliarsi che ci fossero, no? La stella a 5 punte, ma insomma faceva sedute spiritiche. Ora questa stella a 5 punte sarebbe poi stata riempita successivamente con bambini, cose del genere, insomma, lasciamo stare. Poi ne parleremo, cioè, mi sembra che ne ho già parlato, ma magari avremo occasione di parlarne ancora in futuro, di questa pista esoterica. Ma allora, come ho detto, in questo verbale della macchina rossa di Lotti non c'è la minima traccia. Ma perché? Cioè, Lamperi e Venturini, che erano quelli che interrogarono la Ghiribelli, erano ben coscienti di questa macchina rossa, la sospettavano, insomma, cioè erano stati loro che si erano ricordati, interrogando i coniugi, che Lotti ce l'aveva e tutto, ma alla Ghiribelli non gli chiesero niente. A leggere il verbale non gli chiesero niente. E la cosa è un po' strana, ma forse erano delle domande che poi non vennero trascritte nel verbale, può darsi. In ogni caso, di questa macchina rossa, la Ghiribelli parlò nella telefonata che fece alla Nicoletti quella sera stessa. Alle 18:30 l'interrogatorio era stato nel primo pomeriggio alle 15, mi sembra, 15:30. Alle 18:30 venne registrata questa telefonata. Venne registrata perché sappiamo che l'apparecchio della Nicoletti era sotto controllo. Ripeto che la Nicoletti, a quanto risulta da questa trascrizione, non disse nulla alla Ghiribelli sul fatto che il suo telefono fosse sotto controllo. Evidentemente non aveva nulla da temere di quello che avrebbe potuto dire la Ghiribelli, mentre con il Lotti forse aveva qualcosa da temere. Io dico forse. Leggiamo qualche stralcio. Ghiribelli. Alle 12:30 mi è venuta la polizia in Borghese in casa e mi hanno portato in via Zara, in questura. Io qui non ho nemmeno la residenza. Come avete saputo il mio indirizzo? Tramite il Lotti Giancarlo, perché tu abitavi a San Casciano dal 1982 al 1986. Allora tu conosci il Nesi, il Postino, la Filippa, Nicoletti ti chiami te? Sì, dice la Nicoletti. Prosegue la Ghiribelli. Comunque, tutte queste storie, anche il mio indirizzo, gliel'ha date Giancarlo. Ora io ho telefonato al bar, al centrale e ho detto, evidentemente, prima di telefonare alla Nicoletti, la Ghiribelli aveva telefonato a Lotti, al bar. E ho detto, Giancarlo, come ti sei permesso di dare l'indirizzo? Ma io gli ho detto in via Tripoli, mica gli ho dato il numero, dice lui. Il numero.
Ma non sono mica imbecilli loro, abbi pazienza, poi lì intorno mi conoscono tutti. Ma io non gli ho dato il numero civico, dice lui. C'avevano addirittura il telefono di casa uno di loro. Nicoletti, come hanno fatto anche con me, hanno telefonato anche a me, ma io. Ghiribelli, no, qui sono venuti proprio, sanno addirittura di Ezio, quello che c'ha l'emporio, quello che aveva il negozio di genere alimentare agli Scopeti. Anche questo Ezio poi sarebbe stato tirato in ballo nella pista esoterica. Sì, dice la Nicoletti. Ghiribelli, c'hanno il nome mio, c'hanno il nome suo, c'hanno il nome tuo e io gli ho detto a loro, siccome mi avevano portato un biglietto che io dovevo presentarmi domani mattina, io gli ho detto, allora andiamo subito, perché io non ho niente da nascondere. Ci sono altre cose, poi continua la Ghiribelli, questo sta succedendo perché quel cretino di Giancarlo ha fatto il nome mio e il nome tuo. Non ho capito per quale motivo, ma ha saputo dire al bar ora, ma io gli ho dato l'indirizzo, mica il numero. Guarda Giancarlo, dice la Nicoletti, Ghiribelli, lui è cretino. Nicoletti, lui si impiccia nei guai senza volere perché lui non sa nulla. Bisogna vedere se non sapeva nulla e se la Nicoletti sapeva che non sapeva nulla. Soltanto che ora sta facendo il nome delle persone che conosce. Che cazzo c'entriamo noi con quelle persone? Qui riassumono gli uomini della SAM. La telefonata va avanti sugli stessi argomenti trattati sopra. Filippa dice che è meglio lasciarlo perdere, sono entrambe irritate con il Lotti perché le ha coinvolte in una storia che non le riguarda. La Gabriella invita la Filippa a telefonare al bar centrale di San Casciano dove si trova il Lotti per lamentarsi con lui di averle tirate in causa con la polizia. Filippa dice che non ha intenzione di chiamarlo, poi Gabriella prosegue e qui c'è una parte importantissima, molto nota, ma è bene che ci facciamo grande attenzione. La Ghiribelli dice, io l'unica cosa che posso dire è che una macchina arancione l'ho vista sotto le luci piccole di strada. Sai, in una strada piccola potrebbe essere stata arancione, potrebbe essere stata rossa, scodata di dietro. Mi hanno fatto vedere la foto, l'ho riconosciuta. Mi hanno fatto vedere la foto, l'ho riconosciuta. Di questo sul verbale abbiamo visto che non c'è la minima traccia. Nicoletti, sì, ma è vecchia quella macchina. Appunto, ma è una cosa assurda, dice la Ghiribelli. Nicoletti, ma ne ha cambiate tante di macchine, ne aveva una celestina, poi una arancione, poi una rossa, poi ora ne ha presa un'altra rossa, una gialla ce l'aveva. A proposito di queste due rosse, teniamo presente che la Nicoletti si riferisce a 231. Una 131 che aveva prima Lotti e subito dopo l'aveva cambiata da pochi mesi, aveva preso un'altra 131. Senti, mi hanno domandato in questura, dice la Ghiribelli, il Lotti che macchina aveva? Io gli ho detto rossa, una con una portiera rosa, perché la portiera gli si era rotta e lui ne aveva presa una al disfacimento e l'aveva messo questa portiera rosa. La Ghiribelli qui si riferisce alla 131 precedente sulla quale Lotti aveva avuto un incidente e insomma aveva rovinato la portiera, l'aveva cambiata prendendola una dallo sfasciacarrozze, ma il colore era diverso, era rosa rispetto al rosso che invece era la macchina. E dice la Nicoletti, sicura? Sono sicura per quello, ma è stata quell'altra macchina, quella che aveva prima di ora. Quell'altra ancora prima era una sportiva, dice la Nicoletti, cioè non era quella sportiva che la Ghiribelli aveva visto. La Nicoletti evidentemente capisce, no? Quando si parla di quella macchina arancione che sotto le luci piccole aveva capito che era il 128 di Lotti, dice non era quella che aveva la portiera rosa, era questa 131. Addirittura, dice la Ghiribelli. Allora, come abbiamo visto sul verbale non c'è traccia di questo avvistamento, cioè la Ghiribelli avrebbe, sembra, detto agli uomini della SAM di aver fatto questo avvistamento, però sul verbale non c'è traccia. Ma andiamo avanti, poi ci torneremo su questa questione che è molto importante. 2 giorni dopo ci fu un'altra telefonata, venne registrata un'altra telefonata tra la Ghiribelli e la Nicoletti. Abbiamo un sintetico verbale riassuntivo, qui non abbiamo una trascrizione, leggiamo un paio di passaggi interessanti di questo riassunto. Gabriella dice che conosceva il Mario Vanni e rievoca l'episodio in cui gli cadde il vibratore sul pavimento dell'autobus Sita affollato di passeggeri. Ecco, questo l'aveva raccontato
la Ghiribelli, mi sembra già a Lamperi e Venturini, di questo vibratore che una volta era caduto a Mario Vanni mentre con il bus andava a Firenze a prostitute, perché pare che Vanni non fosse molto arzillo e che usava questa tecnica, metteva questo vibratore e poi lui stava lì a guardare, no? E poi vabbè, magari si sarà soddisfatto da solo. Ecco, la Ghiribelli raccontò di questo episodio, che gli cadde questo vibratore sul pavimento che si mise a vibrare. Adesso bisogna vedere se è vero, ma insomma, diciamo che c'è questo fatto. Poi si dichiara meravigliata, e questo è più importante, che Lotti non abbia messo in mezzo anche Fernando, tra parentesi, da identificare, scrivono gli uomini della SAM. E questa è una cosa molto molto importante, perché per la prima volta compare questo personaggio che fino a quel momento era stato nell'ombra. Fernando Pucci venne nominato in questa telefonata tra la Nicoletti e la Ghiribelli, per la prima volta. Continua il verbale, il verbale riassuntivo. Filippa continua riferendosi a Lotti dicendo che secondo lei Giancarlo aveva troppa amicizia con Pacciani e che ora cerca di chiamare in causa altre persone per sviare le indagini. Però aggiunge anche, lui è volgare ma del male non lo fa. Questa è la Nicoletti. Risponde la Ghiribelli. Gabriella ricorda a Filippa che una volta il Lotti le mise le mani addosso a Filippa e che per questo lei ha paura. Filippa conferma e commenta così: quando lui è fuori di sé ti guarda con quegli occhi strani. E qui mi sembra di vedere un po' quello che avrebbero scritto successivamente Fornari e Lagazzi quando parlarono di un Lotti che cercava di fare il bonaccione esternamente, ma che dentro covava una rabbia molto 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 grossa. Allora, se abbiamo visto che Giuttari non aveva dato troppa importanza a Lotti, sicuramente non aveva dato importanza alla sua macchina rossa, perché non gli aveva chiesto proprio niente. Dopo questa telefonata, dove la Ghiribelli parlò di questa macchina, io penso che a quel punto Giuttari si sarà reso conto. E infatti, mentre il 21 aveva delegato i suoi uomini, cioè gli uomini della SAM, che a quel punto dipendevano da lui, perché lui era il capo della mobile, aveva delegato loro all'interrogatorio della Ghiribelli, evidentemente attribuendole non soverchia importanza, il 27 dicembre la interrogò lui stesso. Leggiamo la parte interessante, un po' lunga ma vale la pena di leggerla. Dichiarò la Ghiribelli a quel punto, l'avesse già detto a Lamperi e Venturini, o se non gliel'avesse detto ma comunque si era scoperta con questa telefonata, raccontò di questo avvistamento. Eccolo qua. Ritornando da Firenze, la sera prima del giorno in cui fu diffusa la notizia del duplice omicidio degli Scopeti, intorno alle ore 23:30, insieme al mio protettore dell'epoca, tale Galli Norberto, proprio in corrispondenza della tenda, da me notata anche nei giorni precedenti, ebbi modo di constatare la presenza di un'auto in sosta di colore rosso o arancione, con la portiera lato guida di altro colore, sempre sul rossiccio, ma più chiaro dell'intero colore del mezzo. E qui già si comincia a vedere che c'è questa strana incongruenza di questa portiera rosa, che la Ghiribelli sembra attribuisse a questa macchina che aveva visto quella sera sotto Scopeti. Questa storia della portiera è molto importante perché è stata utilizzata anche dalla difesa Vanni per screditare la testimonianza della Ghiribelli. Adesso arriviamo in fondo al verbale, poi faremo due ragionamenti su questo discorso della portiera rosa. Devo precisare che il colore dell'auto mi sembrò un po' alterato in quanto su di essa rigettava la luce dei fari dell'auto su cui stavo viaggiando. Quando si seppe la notizia in San Casciano del duplice omicidio, il Galli mi disse di tacere per non trovarci entrambi nei guai e fu per questo che non dissi nulla, anche perché ero terrorizzata e nessuno mi aveva fatto domande. A domanda risponde: non mi intendo molto di macchine, però posso dire che l'auto da me vista, ripeto, ferma in prospettiva proprio in corrispondenza della tenda, tanto da coprirla per circa 3/4, cioè praticamente la Ghiribelli andava verso San Casciano, la sterrata che portava su alla tenda era inclinata verso San Casciano,
Arrivando, se la macchina era in fondo, poteva essere, diciamo, comprensibile che in qualche modo nascondesse in prospettiva la tenda che era su in alto. Questa macchina era del tipo sportivo e presentava la coda tronca, e qui questa macchina descritta così sembra proprio compatibile con la stessa macchina descritta dai coniugi, dalla Carmignani, però c'è di mezzo questa portiera rosa. Aveva le luci spente e si trovava a cavallo tra una banchina erbosa e l'asfalto, con il muso diretto verso San Casciano. Circa 3 mesi fa ho avuto modo di notare la macchina del Lotti che aveva parcheggiato alla Biblioteca Nazionale, e vedendo che essa aveva la portiera di colore rosa, mi venne spontaneo dire a Lotti in tono scherzoso, e quella doveva essere la 131 che aveva la 131 che aveva prima Lotti, che l'aveva appena cambiata, che aveva questa portiera rosa. Vuoi vedere che sei tu il mostro? Alla domanda del Lotti del perché risposi che la notte del delitto e degli scopeti avevo visto una macchina uguale a quella nel colore e con la portiera sbiadita di altro colore, per l'appunto come quella sua. Il Lotti rimase male per questa mia affermazione e mi disse: cosa c'entra la mia macchina con quella che hai visto te? E qui la confusione continua a essere grande, perché insomma la Ghiribelli davanti a una 131 con la portiera rosa dice a Lotti: non sarà mica te il mostro, io ho visto una macchina che simile a questa con la portiera rosa sotto Scopeti, quando poco prima aveva riconosciuto dalle foto che gli avevano fatto vedere la 128. È una cosa molto strana, no? Io risposi che quella macchina mi sembrava uguale alla sua, soprattutto perché presentava lo sportello del guidatore di altro colore, ma sempre in tinta. In seguito il Lotti è venuto a trovarmi con altra macchina e mi spiegò che l'aveva cambiata perché l'altra non funzionava più. E ecco qui appunto si scopre che quella 131 con la portiera rosa, Lotti poi la cambiò lì, poco dopo che la Ghiribelli gli aveva fatto questo appunto, con un'altra. Io comincio a buttare giù lì una cosa, no? Per cercare di spiegare questo mistero di questa cosa qui, che è evidente, poi magari ce lo chiederemo, è evidente che questo accrocchio che stiamo leggendo non poteva essere stato costruito dalla Ghiribelli assieme alla polizia, perché era un accrocchio. Cioè, se la Ghiribelli si era prestata a una testimonianza, diciamo così, per incastrare Lotti, non avrebbe tirato fuori questa inverosimiglianza di questa macchina che aveva la portiera rosa, no? Mi sembra evidente. Io penso che dietro ci fosse, tutto sommato, un tentativo, diciamo così, poco lineare della Ghiribelli di dire e non dire, cioè dire facendo finta che non aveva ben capito cosa era successo, che macchina era quella, poi verbalizzando era venuto fuori questo accrocchio. Mettiamo giù questa mia prima ipotesi. A domanda risponde: quella sera con il Galli eravamo su una Polo di colore bianco e facendo le proporzioni l'auto in sosta mi sembrò senz'altro più grande. Sono senz'altro in grado di poter riconoscere il modello della macchina da me vista agli Scopeti, ovvero dirvi se rassomiglia a questa nel caso in cui mi venissero mostrate delle foto. Foto però che le erano già state mostrate al 21. A questo punto l'ufficio, vista la disponibilità della Ghiribelli, pone in visione numero 2 fotocopie riproducenti la parte laterale anteriore e posteriore del modello Fiat 128 Coupé. La Ghiribelli, dopo aver attentamente esaminato dette fotocopie, dichiara: sì, il modello della macchina da me vista quella sera mi sembra proprio uguale a quello riprodotto nelle fotocopie esibitemi, specie nella linea sportiva e nella parte posteriore, segnatamente nella coda tronca. Ma allora, e qui c'è veramente un mistero dietro questa storia, no? Ma come? La Ghiribelli riconosce una 128 Coupé, gli fanno vedere le foto e tutto, però in precedenza aveva detto di aver visto una macchina sportiva, arancione, insomma aveva identificato quella macchina lì già, però con questa portiera rosa, che non era vero. Ora non so, la Ghiribelli era ubriaca quando raccontava queste cose, la mia impressione è che non fosse affatto ubriaca, ma che tentasse di accreditare un avvistamento un po' dubbio perché aveva paura che gli potessero rimproverare qualcosa, ma comunque vediamolo dopo.
C'è anche un'altra storia, no? Di questi verbali, da quanto c'è da affidarsi di questi verbali? La domanda ce la porremo anche, e lì sarà ancora più importante, sui verbali di Pucci, ma già con questi verbali della Ghiribelli c'è da domandarsi quanto ci sia da affidarsi. E i verbali, vabbè, io l'ho già detto, ma lo ripeto, vengono fatti così, che la persona parla, racconta, poi sì, magari qualche appunto il verbalizzante lo prende anche subito, no? Però poi il verbale vero e proprio si fa alla fine, cioè alla fine ci si mette lì, magari con l'aiuto di quello di chi è stato interrogato, il verbalizzante scrive e scrivendo non è detto che scriva proprio le parole che ha detto l'interrogato, scrive una sua versione di quelle parole e magari ci mette dentro qualcosa che inavvertitamente l'interrogato non ha nemmeno detto. Può succedere, no? E magari omette qualcosa che invece ha detto, qualcosa di importante. Adesso mi sembra che la legge impone addirittura l'obbligo di fotocamera per questi interrogatori. Diciamo che le procure sono ancora sprovviste di questi strumenti, per cui ancora si va con... Allora, che di questi verbali ci sia da fidarsi poco, c'è una piccola dimostrazione già qui, no? Perché quando la Ghiribelli venne interrogata appunto da Giutta di quel 27, le venne letto il verbale del 21, ma lei disse che c'era qualcosa che non quadrava. Leggiamo, mi viene data lettura delle mie dichiarazioni rese a ufficiali di polizia giudiziaria il 21 dicembre 1995. È questo interrogatorio di cui abbiamo detto. Confermo queste dichiarazioni a eccezione di due particolari. Il primo è che io non mi prostituisco più, avendo smesso tale attività negli anni 89-90. Vabbè, può darsi che avesse smesso di prostituirsi, ma che ogni tanto qualcuno andava da lei, sicuramente Lotti, non credo che Lotti ce lo facesse andare gratis, no? Per cui non è proprio vero. Comunque, in ogni caso, la cosa più importante è questa. La seconda circostanza che non confermo, in quanto non è stata da me riferita così come è verbalizzata, e sicuramente si è trattato di un'incomprensione da parte dei verbalizzanti, forse causata da me che non mi sono saputo esprimere, è quella relativa alla presenza di Pacciani Pietro a casa di Indovino Salvatore. Aveva dichiarato evidentemente, nel verbale precedente si leggeva che aveva visto Pietro Pacciani a casa di Indovino. Devo infatti precisare che non ho mai visto il Pacciani Pietro né a casa dell'Indovino né in altre occasioni. Ho visto il Pacciani solamente in televisione o sui giornali in occasione della nota vicenda del mostro di Firenze. E questo già ci dice che, insomma, in quel verbale, se rimaneva quello, c'era scritta una cosa che pare che la Ghiribelli non avesse detto. O se l'aveva detta in un modo che si era capita male, insomma. Si sarebbe rimasti con l'idea che a casa di Salvatore Indovino andava Pacciani. Però poi al 27 la Ghiribelli disse che questo non era assolutamente vero. Ma c'è molto peggio in questo verbale del 21. Allora, abbiamo visto che in quel verbale non c'era la minima traccia di domande sulla macchina rossa di Lotti, però quelle domande erano state fatte, perché lo dice la Ghiribelli nella telefonata con la Filippa Nicoletti e non c'è motivo di pensare che avesse mentito, no? Era una telefonata, lei non sapeva nemmeno che erano intercettati, ma poi anche se lo avesse saputo, perché avrebbe dovuto mentire su una circostanza del genere? Le era stata fatta vedere anche la fotocopia della 128 che lei aveva riconosciuto. Non sappiamo quello che venne detto in quell'occasione, però qualcosa venne detto. Però sul verbale non risulta. Fuori verbale, e chissà perché fuori verbale. Però è una cosa un po' strana, è questa. Allora io all'inizio quando scrissi un articolo sulla Ghiribelli, su queste dichiarazioni, avevo la trascrizione in Word di quel verbale. Ma poi sono entrato in possesso della fotocopia di quel verbale, me la fece avere l'avvocato Vere Adriani. In particolare era la fotocopia del verbale segretato, quello nel quale il nome della Ghiribelli e degli altri componenti dei 4 testimoni algebrici, il nome era stato eliminato mettendoci dentro la corrispondente lettera dell'alfabeto greco, alfa, beta, gamma, delta. Ecco, vediamo qui quel verbale
Ecco, si vede che questo verbale è controfirmato, ci sono tutte le firme, però i nomi delle persone non ci sono le corrispondenti lettere algebriche, però è un verbale originale, ci sono tutti, cioè un verbale proprio. Ecco, in questo verbale assolutamente non si parla della macchina rossa. Io ho anche il verbale con i nomi non secretati che mi è stato fornito da Francesca Calamandrei. Questo verbale non risulta firmato però il contenuto è esattamente identico all'altro. L'unica differenza è che al posto delle lettere dell'alfabeto greco ci sono i nomi reali. Quello che voglio dire è che, insomma, dall'incrocio di questi due verbali si tira fuori un verbale sicuro del 21 dicembre 1995 di fronte agli uomini della SAM, Lamperi e Venturini, nel quale non è menzionata la macchina rossa di Lotti. Però c'è un verbale successivo, parecchio successivo, ecco, vediamo qui la copia, è un verbale di un interrogatorio in procura di Gabriella Ghiribelli del 8 febbraio 96, proprio appena prima dell'arresto di Vanni, dell'assoluzione di Pacciani, dell'interrogatorio di Lotti, insomma, di quegli avvenimenti che sappiamo. Ecco, in quell'occasione la donna venne sentita da Francesco Frerì, Paolo Canessa e Alessandro Crini, tutti PM. C'erano anche Fausto Vinci, Riccardo Lamperi, Alessandro Venturini, tutti della squadra mobile. A pagina 3 di questo verbale si legge: circa all'auto che vedemmo sul ciglio della strada, cioè lei e Galli, quella sera ho già spiegato l'episodio in tutti i suoi dettagli, prima all'ispettore Lamperi e al sovrintendente Venturini della polizia, qui presenti, e riportato nel verbale del 21 dicembre 1995, di cui mi viene data integrale rilettura e che confermo. Allora, qui viene detto che quel verbale del 21 dicembre 1995, che viene letto alla Ghiribelli in quell'occasione, in quel verbale c'era già spiegato, lei aveva già dichiarato di questo avvistamento, in tutti i suoi dettagli. Ecco, però nel verbale che risulta, io vi ho fatto vedere, non se ne parla assolutamente. Qui vediamo il verbale secretato, perché ricordo che di lì a qualche giorno tutto questo incartamento venne dato a Piero Toni. Anche questo verbale mi è stato fornito dall'avvocato Veri Adriani, questo del febbraio. Io ho anche la versione non secretata di questo stesso verbale, la vediamo qui, che mi ha fornito la Francesca Calamandrei, nella quale ci sono i nomi, però non ci sono le firme. Ma anche qui possiamo fare lo stesso discorso, cioè i due verbali assieme ci danno la certezza che è un verbale originale, un verbale firmato e controfirmato, e in cui si dice che in quel verbale del 21 dicembre 1995 c'era scritto di questo avvistamento già prima di quello che poi sarebbe stato scritto nel verbale del 27 fatto di fronte a Giuttari. Ora, a me sembra che questo fatto sia gravissimo, cioè vuol dire che questo verbale che noi abbiamo, che vi ho fatto vedere del 21, è un verbale taroccato. È la conclusione ovvia, no? Alla quale si deve giungere dopo aver letto in questo verbale del 8 febbraio, che lì c'era scritto di questo avvistamento. Io penso che sia una di quelle cose dove il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi. Ora uno si deve chiedere perché quel verbale è stato modificato, perché agli atti, anche a Piero Toni, no? Perché quello secretato è quello che venne fornito a Piero Toni perché chiedesse a Francesco Ferri di interrogare questi 4 testimoni. Ecco, in quel verbale non è quello originale, a leggere, cioè io non so se qualcuno si è mai accorto di questa incongruenza, evidentemente no, se se n'è accorto si è girato dall'altra parte, ma a me sembra un fatto gravissimo. Cioè, in questo verbale era stata tolta, era stato rifatto questo verbale evidentemente, no? Perché? Io non lo so perché, non lo so, io una mia idea ce l'ho, che potrebbe anche essere un'idea che,
c'era delle ragioni che non riguardavano tanto le indagini quanto... Vabbè, lasciamo perdere, questa è una mia idea, ognuno si faccia la propria. Comunque la cosa che possiamo arguire da questo episodio, no? Al di là dei motivi che c'erano dietro, è che di questi verbali c'è poco da fidarci. Dobbiamo fidarci veramente poco, no? E questo, quando poi affronteremo il discorso di Fernando Pucci, lì la cosa diventa importante, perché vedremo che le sue dichiarazioni, saranno state quelle che vennero riportate nei verbali. C'è un elemento già che lo posso anticipare, ma chi ha letto i miei articoli già sa, c'è già un elemento che ci dice che insomma non fu proprio così. Ma a questo punto, prima di andare verso la fine del video, parliamo un attimo di Norberto Galli. Allora, la Ghiribelli, in questo suo racconto di quell'episodio, disse che assieme a lei c'era Norberto Galli, che guidava la macchina, cioè venivano loro da Firenze, dove lei aveva fatto il suo lavoro di prostituta. Norberto Galli era il suo protettore all'epoca. E subito, quel giorno lì, quel 27, Norberto Galli venne convocato e Giuttari lo interrogò la sera. E leggiamo qualche sua dichiarazione. Poi possiamo premettere che se già le dichiarazioni della Ghiribelli con quella portiera rosa erano lì un po', insomma, era una bella confusione, c'era dentro, questo verbale taroccato, eccetera, eccetera. L'interrogatorio di Galli ne aggiunse ulteriore, se già non era abbastanza. Leggiamo. Mi viene chiesto se sono a conoscenza del duplice omicidio avvenuto agli Scopeti nell'anno 1985 e se al riguardo ricordo qualche particolare. Posso affermare di ricordare bene che la notte precedente al giorno in cui si seppe di tale delitto mi trovai a passare, cioè la domenica, intorno alle ore 24, da quel posto con la mia auto polo di colore bianco in compagnia di Indovino Salvatore. E qui la Ghiribelli aveva detto che erano loro due e lui ci mette Indovino Salvatore. E forse, ma non ne sono di questo sicuro, anche di Gabriella. Ricordo bene che passando da quel posto, con senso di marcia da Firenze verso San Casciano, notammo ferma a bordo della strada, proprio in corrispondenza della stradina che conduce allo Spiazzo degli Scopeti, ove poi ho appreso vennero uccisi 2 turisti, un'autovettura di media cilindrata, della quale non ricordo il tipo e che credo fosse di colore chiaro, forse bianca. Questa macchina che la Ghiribelli aveva detto che era rossa-arancione, per Galli è di colore chiaro, forse bianca. Cioè, fermiamoci un momento qui. Cioè, qui già possiamo notare che Galli dice che a bordo c'era sicuramente Salvatore Indovino e forse Gabriella Ghiribelli, e che questa macchina che l'aveva vista, cioè Norberto Galli non smentisce la Ghiribelli. Quella macchina c'era lì sotto la piazzola quella sera, lui dice attorno a mezzanotte, però forse era di colore bianco. Teniamo conto che Salvatore Indovino intanto era morto e non avrebbe potuto smentire quello che stava raccontando Galli. Vidi questa macchina nella sua parte posteriore e mi ricordo che a questa vista il Salvatore, o forse la Gabriella, nel caso in cui questa fosse stata anche presente, esclamò: beati loro che almeno scopano, ritenendo che data l'ora e i posti nell'auto da noi notata ci fosse una coppia. Sì, però questa storia mi sa tanto di baggianata, perché cioè, se questi due, se lì c'era una coppia che voleva fare i propri comodi, non è che si metteva lì, cioè si inoltrava un minimo, insomma, mi sembra una cosa. Io penso che Norberto Galli qui stesse raccontando qualche palla e poi spiegherò i motivi. Devo però precisare che nel transitare da quel posto io non ebbi modo di notare se all'interno dell'auto ci fossero o meno persone. Ricordo che accompagnai Salvatore a casa e poi mi recai nella mia abitazione. Il giorno dopo mi recai a casa del Salvatore, in quanto così mi aveva detto la sera precedente, e nel tragitto vidi che al bivio degli Scopeti c'erano i carabinieri e delle persone. Mi sono fermato ed appresi che si era verificato in quel posto il duplice omicidio. Tornato a casa raccontai a Gabriella quello che avevo sentito agli Scopeti, e cioè che vi era stato un delitto. E insomma, forse non l'ho detto, ma la Ghiribelli aveva raccontato che quella sera
erano passati di lì perché dovevano andare a casa di Salvatore Indovino, che abitava in via di Faltignano, abitava lì vicino, a farle una puntura, perché lo faceva la Ghiribelli tutte le sere, perché Salvatore Indovino era ammalato di tumore e probabilmente era una puntura di morfina, immagino, per calmare i dolori. Gli faceva sta puntura. Vengo invitato a precisare meglio i particolari descritti in relazione al mio transito dagli Scopeti la notte precedente al giorno in cui seppe del delitto. Cioè, insomma, quelli che lo stavano interrogando gli chiese, ma c'è qualche differenza? E gli chiesero di precisare meglio. Posso dire che le cose di cui sono certo sono l'orario. Era circa mezzanotte, 5 minuti prima o dopo. Mi trovavo alla guida della mia autovettura Polo di colore bianco. Con me c'era sicuramente Salvatore Indovino, che non so se l'avevo incontrato per strada a Piazza Stazione, ovvero l'avevo preso a casa per fare una passeggiata e lo stavo riportando nella sua abitazione. Su questa storia della passeggiata, insomma, a mezzanotte va lì, lo prende, lo porta a fare una passeggiata e poi lo riporta a casa. L'autovettura, da me notata agli Scopeti ferma, era di media cilindrata, a forma un po' squadrata, su questo ci siamo, squadrata, di colore chiaro, almeno credo, e fu da me vista nella sua parte posteriore. Era in sosta con il muso verso la piazzola degli Scopeti. Non sono invece sicuro se con me vi era anche la Gabriella. Ricordo che questo Giancarlo, altre cose che dice, all'epoca aveva una 124 colore verde o acquamarina e una 128 coupé di cui non ricordo il colore. E qui ricorda la 128 ma non il colore. Il Giancarlo lo notavo spesso a San Casciano, con una persona anziana, alta e magra, che credo si chiamasse Fernando. E qui ritorna questo nome Fernando. Non ho riferito a nessuno, né nell'immediatezza né successivamente, il particolare da me notato la notte precedente alla scoperta del delitto, in quanto, pur capendo che poteva essere un elemento importante per gli investigatori, avevo paura di avere noie con la giustizia a causa della vita che all'epoca conducevo con la Gabriella. Può darsi che abbia riferito detto particolare solamente alla Gabriella, in quanto all'epoca di lei mi fidavo. E allora, insomma, la storia che raccontò Galli era molto diversa da quella che raccontò la Gabriella Ghiribelli, però c'era in comune questo avvistamento di una macchina ferma sotto la piazzola, soltanto che Galli la raccontò in modo un pochino diverso, anche la macchina. La Ghiribelli, anche questo non so se l'ho detto, la Ghiribelli disse che lei voleva andare dai carabinieri, ma fu Galli che le impedì di farlo perché aveva paura che i carabinieri poi insomma andassero a mettere il naso nelle loro attività che non erano propriamente normali, diciamo, propriamente oneste. C'era di mezzo questo sfruttamento della prostituzione. Questa storia è un po' diversa, ma allora già la Ghiribelli aveva raccontato una storia con questa portiera rosa e Galli aveva detto che c'era di mezzo Salvatore Indovino, che però non poteva smentire perché era morto, che aveva visto una macchina ma non era una macchina rossa, che sapeva che Lotti aveva una 128 ma non si ricordava il colore. Qual è la mia impressione? La mia impressione è che questi due, quando videro questa macchina, la riconobbero per la macchina di Lotti e che stettero zitti. Probabilmente io penso che avessero pensato che Lotti era lì ma che con il delitto non c'entrasse nulla, cioè al solito, no? Con quella sua aria da bonaccione, Lotti non faceva pensare che potesse essere lui, potesse aver avuto qualcosa a che fare con questi delitti. E allora loro, per non creare problemi, anche per non averli loro, visto questa loro attività, stettero zitti. Quando poi vennero interrogati nel 95 in queste circostanze, si presero paura. Perché? Se loro avevano visto questa macchina e se Lotti era implicato in questa storia del mostro di Firenze, loro rischiavano di essere incriminati per omessa denuncia, come minimo, io non me ne intendo, o addirittura per favoreggiamento. Per cui cercarono entrambi di stare lontani da questa situazione e di non far trapelare minimamente il sospetto che potessero aver riconosciuto la macchina di Lotti. Io penso che le cose andarono così. Così si spiegano anche tutte queste incongruenze, cioè non si spiegano in altro modo. Perché? Non possono essere state create da un intervento della polizia che mise su queste due persone per raccontare di questo avvistamento, no, se no avrebbero preparato tutto molto meglio, cioè non ci sarebbero state tutte queste incongruenze.
Io penso così, ma che la Ghiribelli, in questo caso la Ghiribelli, volesse stare lontana da Lotti, dalla possibilità di essere magari incriminata anche per una omessa denuncia o qualcosa del genere, lo dimostra una cosa che disse a Giuttari quel 27 dicembre, questa. Il Lotti Giancarlo ho iniziato a frequentarlo dall'anno 1986 e mai, prima della circostanza riferita, avevo avuto modo di notare che auto egli avesse, in quanto era solito lasciare l'auto alla Fortezza o in Piazza Indipendenza e venire da me a piedi. Anche in San Casciano non avevo mai avuto l'opportunità di notare il Lotti in auto. Si vede qui che la Ghiribelli racconta una balla, perché lei conosceva Giancarlo Lotti, lo si sarebbe verificato dopo in numerosi verbali, anche lei stessa poi l'avrebbe dichiarato quando avrebbe capito di non aver nulla da temere. L'aveva conosciuto molto prima dell'86, cioè in quell'85, in quel settembre 85, quando ci fu il delitto degli scopetti, lo conosceva e molto. E poi, come si vede, cerca di dire io la sua macchina non la conoscevo, non l'avevo mai vista e così via, no? Ma allora ecco la domanda, qui è un po' difficile fare una domanda precisa come io ho fatto nel video precedente, ma la domanda più o meno è questa, cioè quello che dovrebbe chiedersi lo scettico, no? Che diciamo, approfitta di tutte queste incertezze della testimonianza Ghiribelli e della testimonianza Galli, lo scettico dovrebbe domandarsi, ma perché queste incongruenze? Come si spiegano? Cioè, ci fu davvero l'avvistamento di una macchina sotto la piazzola? Era una macchina rossa? Era una macchina bianca? Insomma, cosa c'è sotto questa storia? C'è una spiegazione diversa da quella che ho dato io? Cioè di questi due che avevano effettivamente visto la macchina di Lotti e che cercavano di stare lontani dal sospetto di averla riconosciuta? Io penso che le cose stessero così, però sono pronto a sentire spiegazioni diverse. Va bene, a questo punto il video finisce, nel prossimo magari diremo qualche altra cosa di questi argomenti, ma probabilmente cominceremo ad affrontare un personaggio molto importante che è Fernando Pucci. Vi saluto.